Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti da Riyadh, giornata che si è scadenzata così, oggi alle 10.30, ore 8.30 italiane, 10.30 locali, ci sono 2 ore di differenza come fuso orario, conferenza stampa di Pioli che poi ha condotto l'allenamento alle 15.30 con un po' di ritardo perché c'era un traffico, anche l'Inter ha iniziato con un po' di ritardo l'allenamento, tutto traffico alle 15.30 che sono le 13.30 italiane. Allenamento normale, abbiamo potuto assistere a 15 minuti, poi però abbiamo dovuto andare via perché poi ci sono diciamo, le esercitazioni Certo. tecnico-tattiche e non possiamo partecipare. Certo, Carlo, la prima domanda che ti fanno oggi è sul fatto che il Milan si dice che parta un po' sfavorito, no? E che questo può aiutare il Milan. Ti chiedono se sei d'accordo con questa visione. No, a me piace sempre partire favorito con il mio cavallo o con la mia squadra, perché vuol dire che hai vinto 3 o 4, 5, 6 partite consecutive. Poi c'è la solita nomea, la Mm. leggenda che il derby vince lo. No, a me piace entrare. Ma adesso ti ripeto, il Milan in questo momento viene visto come una squadra con 1000, attenzione, che mi sembra di essere una frase giusta, con 1000 punti attivi che ogni tanto Mm. emergono, magari sulla fame o non fame, sul fatto magari sul mercato, sul fatto che giochino sempre gli stessi, insomma delle legittime osservazioni e quindi il Milan in questo momento non è molto di moda. Sì, esatto. Allora, non sia moda nei confronti del Napoli, è il Napoli che è di moda. Parlavo con una persona ieri in aereo da Istanbul a Riyadh, ero lì in fila per il check-in, mi diceva, ah Napoli, grande partita, cioè sono rimasti impressionati da come gioca e come si sta esprimendo il Napoli. Però da dire che questo, e allora il Milan non è di moda, niente, il Milan in questo momento è un po' alla retroguardia se pensiamo al primo posto, perché il Napoli sta volando. Però vogliamo una prestazione, non una prospezione, una prestazione balbettante, ecco, perché d'accordo che il Milan ha vinto gli ultimi 2 derby, ma soprattutto il primo è la differenza. Nel secondo invece il Milan ha preso proprio in mano le redini della Mm. situazione, quindi è in grado di farlo. Tra l'altro, Carlo, tornando alla conferenza di oggi, no, di Calabria e di Pioli, entrambi hanno smentito questa teoria della pancia piena, però Pioli ha chiesto che, insomma, la qualità si alzi e ti chiedono proprio come si alza in questo momento la qualità del Milan. Sai, il piede è quello che è, ma il Mm. piede è quello che è il piede che ha dimostrato di vincere un campionato e di essere brillante protagonista in questa stagione. Si alza la qualità lo fai con più attenzione, con senso dell'anticipo, con una maggiore ferocia, ecco, tutte queste diciamo altre qualità oltre che quella sul piano tecnico, ma se giochi in Serie A ci sono tanti nazionali, non puoi essere scarsa. Certo. Quindi questo secondo me voleva dire Pioli. Per quello che riguarda la fame, siamo molto logici, Beatrice. Lo devono sempre dimostrare in campo. Inutile dire no, io ho fame, io non ho fame. In campo devono dimostrare, si capisce subito, se hanno qualche cosa in più. Sì, devono anche, credo, Carlo, essere un po' più attenti, no? Mi viene in mente, ad esempio, l'errore che purtroppo ha fatto Calulu a Lecce. Non è un errore da Calulu, è molto strano, quasi un errore di superficialità, però non mi viene da dire che è Calulu, proprio in generale forse devono essere più, non ti dico attenti perché è scontato, però devono un po' cancellarsi queste cose anche perché l'anno scorso non le vedevamo. Guarda, l'ho forse detto ieri, mi scuso, mi ripeto, però lo dico per chi non avesse ascoltato ieri. Van Dijk ha fatto lo stesso identico errore fatto da Van Dijk in una squadra in difficoltà come il Liverpool. Quindi nel calcio ci può stare. Forse l'essere proprio in difficoltà che magari ti porta anche a fare queste cose, no? Credo che magari Eh, il, devono trovare un eh, po' di sicurezza anche loro, forse. cioè Calulu ha fatto questo errore
e dopo 24 ore l'ho visto fare anche da Van Dijk, beh, è un giocatore da 80 milioni, in nazionale olandese. Quindi è un errore, però Kalulu è anche figlio di quell'errore dopo 30 secondi identico a Eindhoven. Sì. Quindi, dato che è un ragazzo serio, onesto, è un ragazzo applicato, può anche essere semplicemente, che ti faccio un piccolo calcolo, la partita contro il Lecce per Kalulu era la partita 4 di seguito, e calcolando una roba e l'altra, calcolando i supplementari, sono 420-430 minuti. Puoi anche essere stanco. No, assolutamente, infatti l'ha sottolineato anche Calabria, no? Quando il collega gli ha fatto la domanda, o Pioli, non ricordo esattamente, proprio sulla stanchezza, questa pausa dai mondiali, chi è tornato al mondiale, chi non l'ha giocato ma si è fermato molto, hanno parlato anche di calo fisico, ecco, io magari questo non me lo aspettavo per chi non è andato al mondiale. No, Milan calo fisico, eh, i gol con la Salernitana e 2 con la Roma non c'entrano, non parlerei di calo fisico. Mm. E invece ha giocato un buon secondo tempo, calando un po', ma non per questione fisica dopo il 2-2. Ma infatti c'è stato proprio due Milan, no? Salerno e la Roma, fino purtroppo a quei due gol, e quello che abbiamo visto dopo queste due partite di Milan. Credo che forse aiuterebbe un po' a tornare almeno a fare la prestazione, ad esempio, di Salerno, di Roma, che a me era piaciuta molto e potrebbe fare A bene tutti contro l'Inter. era piaciuta molto soprattutto a Pioli. Guarda, ci perdiamo tanto in queste cose, però una risposta non c'è, non so se c'è un malessere, non c'è un malessere, sono stanchi, non sono stanchi, non ho veramente idea di cosa possa esserci. L'unica risposta, secondo me, è come sempre il campo. Il campo, e ti chiedono infatti, secondo te domani chi può essere il leader a cui il Milan può affidarsi più di un altro? Tonali, Tonali, Che Tonali, che è mancato a Lecce. sì, Tonali il braccio, scusate, la mente e il braccio Giroud. Quindi ancora ci affidiamo ancora all'eterno Olivier Giroud, che insomma in queste E certo, partite e certo. ha dimostrato di saperne qualcosa. Carlo, ultima cosa che ti chiedo, si parla di una settimana rovente fronte Leao, ti chiedono un po' le ultime su questo, se effettivamente ci sono delle ultime. Tu purtroppo non vedi la mia faccia, amico. Appunto, Ancora, io te lo chiedo ancora. perché la domanda arriva e quindi io Sì, faccio il mio tanto, dovere. guarda, posso prenotarmi venerdì per Ted Invulà, verrà la settimana prossima. Allora, Esatto. adesso ho letto oggi che hanno detto che è a Milano. A parte il fatto che anche altri giocatori, non l'ho verificato se sia o meno a Milano, non lo so. Però, cioè, Sapevo di non ho, provocare questa reazione, però io... non ho notizie. Chiederò al Milan se ci sono notizie. Ma il Milan mi risponde: ma siamo sicuri che dobbiamo parlare con te di Vulà? E che è la verità. Quindi non ci sono novità di Leao. Mi informo, perché domani abbiamo una trasmissione, oppure in ogni caso giovedì. Vediamo se si incontreranno giovedì o venerdì. Certo. Ma poi fronte caldo giù qualcosa. Stai tranquilla che venerdì io ho ancora, ripeto per l'ennesima volta, un collega che ha scritto visite mediche di Botman, era il gennaio scorso. No, ma più che altro credo che sia difficile parlare di settimana decisiva in una trattativa che secondo me sarà comunque lunga, quindi magari ci saranno dei passi in No, avanti. ma nessuno vuole settimana decisiva. Vogliamo almeno che se dicono che viene Ted Invulà, incontrino Ted Invulà. Solo questo è già un passo avanti, invece di dire delle cose che poi non ci sono. Carlo, grazie. Noi ci vediamo direttamente giovedì per Filo Rossonero. Io ricordo a tutti di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Grazie Carlo. Un saluto a tutti, ciao.